Lezione 1. Saldare le spese della camera. Anna, prima di partire, assicuriamoci che tutti i costi della camera siano saldati. È una buona idea, John. Non vorremmo avere sorprese più tardi. Assolutamente. È sempre meglio occuparsi di queste cose in anticipo. Sono d'accordo, è un approccio responsabile per garantire una procedura di check-out senza intoppi. Inoltre, ci dà la tranquillità di sapere che tutto è a posto. Sicuramente. Una cosa in meno di cui preoccuparsi quando siamo per strada. Inoltre, possiamo evitare malintesi o controversie in seguito. Questo è vero. È meglio risolvere immediatamente eventuali problemi. Ed è buona norma saldare tempestivamente tutte le fatture in sospeso. Assolutamente. Dimostra rispetto per lo stabilimento e i suoi servizi. Ed è un buon esempio anche per gli altri. Sì, è importante essere viaggiatori responsabili. Quindi, andiamo subito a saldare le spese della camera. Lezione 2. Documenti di viaggio risolti. Anna, dobbiamo assicurarci di avere tutti i documenti di viaggio necessari pronti. Hai ragione, John. È fondamentale avere tutto in ordine prima di andare. Dovremmo verificare se i nostri passaporti sono validi e non scaduti. Assolutamente. Non possiamo viaggiare senza passaporti validi. E dovremmo anche assicurarci di avere i visti o i permessi necessari. Sì, è essenziale verificare i requisiti di ingresso per la nostra destinazione. Non dobbiamo trascurare alcuna restrizione di viaggio o regolamento speciale. Giusto. Dobbiamo essere a conoscenza di qualsiasi documentazione specifica necessaria. E dovremmo anche conservare le copie dei nostri documenti importanti in un luogo sicuro. Ottima osservazione, John. È sempre consigliabile avere copie di backup. Dovremmo anche verificare se abbiamo bisogno di vaccinazioni o certificati medici. Sì, la nostra salute e sicurezza dovrebbero essere una priorità. Quindi, Lezione 3. ricontrolliamo e Visitare i assicuriamoci parchi che tutti i nostri nazionali. documenti di viaggio siano in ordine. E tu, Anna? Hai mai visitato qualche parco nazionale? Sì, John. Ho avuto l'opportunità di visitare alcuni parchi nazionali ed erano fantastici. Sembra incredibile, Anna. Ho sempre voluto visitare i parchi nazionali. Offrono una bellezza naturale mozzafiato e la possibilità di entrare in contatto con la natura. Posso immaginarlo. Quali parchi nazionali hai visitato? Ho visitato il Parco Nazionale di Yellowstone e il Parco Nazionale di Yosemite. Wow! Questi sono due parchi iconici. Cosa ti è piaciuto di più? A Yellowstone, le caratteristiche geotermiche come il geyser Old Faithful erano affascinanti. Deve essere stata un'esperienza unica. E che mi dici di Yosemite? Le imponenti scogliere di granito e le meravigliose cascate dello Yosemite mi hanno lasciato a bocca aperta. Posso immaginare la grandiosità di quei paesaggi. Hai fatto un'escursione? Sì, ho fatto delle bellissime escursioni e ho assistito a panorami mozzafiato. Sembra un'esperienza indimenticabile. Aggiungerò sicuramente i parchi nazionali alla mia lista dei desideri di viaggio.
Lo consiglio vivamente, John. La natura ha molto da offrire e i parchi nazionali sono un ottimo modo per esplorarla. Mi assicurerò di pianificare un viaggio presto. Grazie per aver condiviso le tue esperienze, Anna. Lezione 4. Trovare ciò di cui hai bisogno. Anna, hai trovato tutto ciò di cui avevi bisogno mentre facevamo la spesa? Beh, quasi tutto. Avevano finito la mia marca di scarpe preferita. Questo è un peccato. Hai trovato un'alternativa? Sì, ho trovato uno stile simile di un marchio diverso. È bello sentirlo. A volte dobbiamo essere flessibili nelle nostre scelte. Assolutamente. È importante adattarsi e trovare alternative adeguate. Sei riuscito a trovare tutti gli altri articoli della tua lista? Sì, per fortuna tutto il resto era disponibile. Questo è ottimo. Può essere frustrante quando le scorte sono esaurite. Sì, ma è sempre una buona idea avere in mente un piano di backup o opzioni alternative. Sicuramente. Aiuta ad essere preparati e aperti a diverse possibilità. E a volte scopriamo nuovi prodotti che finiamo per apprezzare ancora di più. Questo è vero. Vale sempre la pena esplorare diverse opzioni. Quindi, nonostante le scarpe, sono soddisfatto di ciò che ho trovato. Lezione 5. Opzioni vegetariane. Beh, sì, lo fanno. Hanno una varietà di piatti vegetariani. Scusami, John, ma non ho potuto fare a meno di ascoltare la tua conversazione. Oh, mi dispiace. Ho detto qualcosa di sbagliato? No, niente affatto. Volevo solo ricordare che molti posti offrono una varietà di opzioni vegetariane. Questo è vero. È importante soddisfare le diverse preferenze alimentari. Assolutamente. Il vegetarianismo sta diventando sempre più popolare. Ed è bello vedere ristoranti e caffetterie che lo riconoscono e lo accolgono. Sì, dimostra inclusività e considerazione per tutti i clienti. Sono completamente d'accordo. È importante avere a disposizione diverse opzioni. E non è solo per i vegetariani. Molte persone apprezzano i piatti vegetariani come scelta più salutare. Questo è un buon punto. I pasti vegetariani possono essere nutrienti e deliziosi. Quindi, è bello sapere che ci sono opzioni vegetariane disponibili quando si cena fuori. Sicuramente. Rende più facile per tutti trovare qualcosa che possa piacere. Lezione 6. Perseguire un master. Ho deciso di conseguire un master. Questo è fantastico. A quale campo sei interessato? Il mio obiettivo è condurre ricerche e contribuire alla comprensione della cognizione nel campo. Sembra affascinante. Hai scelto un'area di interesse specifica? Sì, sono particolarmente interessato a studiare gli effetti dell'attenzione sulla memoria. Questo è un argomento impegnativo. Come pensi di affrontare la tua ricerca? Condurrò esperimenti e analizzerò i dati per scoprire nuove informazioni. Sembra un processo rigoroso. Ne sei entusiasta?
Assolutamente. Sono ansioso di dare un contributo significativo al campo. Sono sicuro che farai un ottimo lavoro. Buona fortuna con i tuoi studi. Grazie. Apprezzo il tuo sostegno e il tuo incoraggiamento. Siete i benvenuti. Non vedo l'ora di conoscere i risultati della tua ricerca. Mi assicurerò di tenerti aggiornato. Grazie ancora, Anna. Lezione 7. Valutazione di una decisione. Ho esaminato la proposta e nel complesso mi sembra giusta. È bello sentirlo. Hai qualche dubbio? Sì, ho alcune preoccupazioni di cui vorrei parlare. Certo, esaminiamoli. Che cosa ti preoccupa nello specifico? Mi preoccupa la tempistica e se sia realistica. Questa è una preoccupazione valida. Hai sollevato questo problema con il team? Non ancora, ma ho intenzione di parlarne durante il nostro prossimo incontro. Questo è un approccio proattivo. Quali altre preoccupazioni hai? Inoltre non sono sicuro dello stanziamento del budget per alcuni aspetti. È importante chiarire questi dettagli. Hai parlato con il Dipartimento delle Finanze? Non ancora, ma li contatterò per avere maggiori informazioni. È una decisione saggia. È importante affrontare queste preoccupazioni in anticipo. Sono d'accordo, è fondamentale garantire che tutto sia affrontato correttamente. Fammi sapere se posso fare qualcosa per aiutarti. Buona fortuna, John. Grazie Anna. Apprezzo il tuo supporto e i tuoi consigli. Lezione 8. Routine in palestra. Quanto tempo trascorri in palestra ogni giorno? Varia, ma in media ci passo circa un'ora e mezza. È una routine di allenamento piuttosto dedicata. Quali esercizi fai? Mi concentro su una combinazione di esercizi di sollevamento pesi e stretching. Come dividete il vostro tempo tra lifting e stretching? Di solito dedico circa 45 minuti al sollevamento pesi e 45 minuti allo stretching. Questo è un approccio equilibrato. Hai un programma specifico che segui? Sì, ho un programma personalizzato progettato da un personal trainer. Questo è ottimo. Come ti assicuri di rimanere motivato? Stabilisco obiettivi specifici e seguo regolarmente i miei progressi. Questa è una strategia intelligente. Hai qualche consiglio per rimanere coerente? Trova gli esercizi che ti piacciono e prendi l'abitudine di andare in palestra regolarmente. Grazie per aver condiviso le tue opinioni. Lo terrò a mente. Siete i benvenuti. Buona fortuna con il tuo percorso di fitness, John. Lezione 9. Il potere del lavoro di squadra. Il lavoro di squadra può risolvere qualsiasi problema di lavoro. Non potrei essere più d'accordo. Renderà le cose molto più facili. Quando tutti contribuiscono, le attività possono essere completate in modo più efficiente. Assolutamente. È essenziale lavorare insieme verso un obiettivo comune. La comunicazione e la collaborazione sono fondamentali in un ambiente di squadra. Questo è vero.
Quando tutti sono sulla stessa pagina, le cose procedono senza intoppi. È importante apprezzare e riconoscere il contributo di ogni membro del team. Sicuramente. Riconoscere gli sforzi di tutti aumenta il morale e la motivazione. E quando si presentano delle sfide, un team unito può trovare soluzioni efficaci. Precisamente. Il lavoro di squadra riunisce competenze e prospettive diverse. Credo che con il lavoro di squadra possiamo ottenere grandi risultati. Condivido la stessa convinzione. Insieme possiamo superare qualsiasi ostacolo. Lezione 10. Gestire lo stress. Come gestisci lo stress? Trovo che la respirazione profonda e la meditazione siano molto utili. Ho sentito parlare della respirazione profonda, ma potresti spiegare come funziona? La respirazione profonda comporta respiri lenti e profondi per rilassare il corpo e la mente. Sembra semplice ma efficace. Quanto spesso lo pratichi? Cerco di incorporare la respirazione profonda nella mia routine quotidiana, specialmente durante i momenti di stress. Richiede una tecnica specifica o qualcuno può farlo? Chiunque può farlo. Basta trovare un posto tranquillo, sedersi comodamente e concentrarsi sul respiro. Che mi dici della meditazione? Come contribuisce alla gestione dello stress? La meditazione ti permette di calmare la mente e trovare la pace interiore. Implica focalizzare l'attenzione ed essere presenti nel momento. C'è un tipo specifico di meditazione che consigliate? Esistono vari tipi, come la meditazione consapevole e la meditazione guidata. È bello esplorare e trovare ciò che funziona meglio per te. Per quanto tempo mediti di solito? Di solito inizio con sessioni brevi di 10-15 minuti e aumento gradualmente la durata man mano che mi sento più a mio agio. Questo è utile. Proverò la respirazione profonda e la meditazione per gestire il mio stress. Sono felice di sentirlo. Ricorda che la coerenza è fondamentale. Non esitare a contattarci se hai bisogno di assistenza. Grazie Anna. Apprezzo i tuoi consigli e il tuo supporto. Benvenuto, John. Prenditi cura di te e dai priorità al tuo benessere. Lo farò. Grazie ancora, Anna. Lezione 11. Lasciare gli oggetti sul bancone della cucina. Lasciali sul ripiano della cucina, per favore. Va bene, lo faccio subito. Grazie Anna. Per me è comodo trovarli lì. Capisco. Mi assicurerò di lasciare tutto in un punto visibile. Sarebbe fantastico. Mi fa risparmiare tempo a cercare cose. Sono felice di aiutarti a semplificarti le cose. Apprezzo la tua premura, Anna. Non è affatto un problema. Sono felice di poterti aiutare. La tua assistenza è sempre preziosa per me. Grazie John. Sono felice di poterti essere utile. Sei di grande aiuto, Anna. Sono grata di averti qui. È un piacere, John. Sono qui per supportarti. Lezione 12.
Verifica dei dettagli importanti. Ottima osservazione. Assicuriamoci di controllare anche quello. Assolutamente. Non dovremmo trascurare nessun dettaglio importante. Sono d'accordo, è fondamentale essere scrupolosi nel nostro lavoro. Il doppio controllo garantisce la precisione ed evita gli errori. Questo è vero. Ci aiuta a mantenere standard elevati. Dovremmo dedicare del tempo a rivedere tutto attentamente. Concordato. È meglio prevenire che curare. L'attenzione ai dettagli è essenziale per il successo. Dimostra la nostra professionalità e dedizione. Dovremmo sempre puntare all'eccellenza nel nostro lavoro. Assolutamente. Assicuriamoci che nulla sfugga alle fessure. Lezione 13. Arrivo ritardato. Mi dispiace di averti fatto aspettare. Va bene, a volte veniamo tutti ritardati. Mi scuso per gli eventuali disagi causati. Non preoccupatevi. Queste cose succedono. Grazie per la comprensione, Anna. La vita è imprevedibile. Dobbiamo essere flessibili. Hai ragione. Apprezzo la tua pazienza. Nessun problema. Sono qui quando sei pronto. Farò del mio meglio per evitare ritardi in futuro. È tutto ciò che possiamo chiedere. Andiamo avanti. Grazie, Anna. Apprezzo la tua comprensione. È un piacere, John. Cominciamo. Lezione 14. Concordare i termini di pagamento. Che mi dici dei termini di pagamento che funzionano per entrambi? Dovremmo trovare un accordo reciprocamente vantaggioso. È importante considerare le esigenze di entrambe le parti. Possiamo discutere diverse opzioni e trovare una via di mezzo. Sembra ragionevole. Facciamo una conversazione aperta. La trasparenza è fondamentale nei negoziati. Concordato. Dovremmo essere chiari sulle aspettative. Possiamo raggiungere un accordo che soddisfi entrambi. Questo è l'obiettivo. L'equità è importante negli affari. Sono sicuro che possiamo trovare una soluzione che funzioni. Grazie per la tua disponibilità a trovare un terreno comune. È un piacere, John. Lavoriamo per un risultato vantaggioso per tutti. Lezione 15. Rimanere idratati. Bere almeno 8 bicchieri al giorno. Eccellente, è anche importante guardare. Punto la quantità di acqua che consumiamo ogni giorno. Giusto. L'idratazione è fondamentale per la nostra salute. Bere abbastanza acqua mantiene il nostro corpo funzionante correttamente. Aiuta anche la digestione e la circolazione. Inoltre, mantiene la nostra pelle idratata e luminosa. Assolutamente. L'acqua ha numerosi vantaggi. È essenziale fare dell'idratazione un'abitudine.
Dovremmo portare con noi una bottiglia d'acqua ovunque andiamo. Questa è una buona idea. È un promemoria per bere regolarmente. Diamo priorità alla nostra idratazione per il benessere generale. Concordato. Evviva la buona salute e l'idratazione, Anna. Salute, John. Eccoci a prenderci cura di noi stessi. Lezione 16. Dare priorità ai candidati con esperienza pertinente. L'assunzione di candidati con esperienza pertinente è fondamentale per il successo della nostra azienda. Assolutamente, John. Assicura che i nuovi assunti possano partire con successo e contribuire immediatamente. L'esperienza consente ai candidati di mettere a disposizione competenze e conoscenze preziose. Esatto, John. Riduce la curva di apprendimento e aumenta la produttività. Inoltre, i candidati esperti possono spesso gestire le situazioni difficili in modo più efficace. Assolutamente, John. Hanno già affrontato situazioni simili e sanno come affrontarle. Dare priorità ai candidati con esperienza pertinente riduce inoltre al minimo la necessità di una formazione approfondita. Questo è un punto valido, John. Consente di risparmiare tempo e risorse per l'azienda. Inoltre, i candidati esperti hanno maggiori probabilità di avere una comprovata esperienza di successo. È vero, John. Ci dà fiducia nella loro capacità di svolgere bene i loro ruoli. Nel complesso, dare priorità ai candidati con esperienza pertinente è un approccio strategico all'assunzione. Non potrei essere più d'accordo, John. Garantisce che abbiamo una forza lavoro qualificata e capace. Assolutamente, Anna. È un investimento nel successo a lungo termine della nostra azienda. Lezione 17. Hanno anche carne di cane nel menù. Ho sentito parlare di questo nuovo ristorante che serve piatti esotici. Hanno anche carne di cane nel menù. Oh, davvero? Sembra piuttosto insolito. Tuttavia, preferisco attenermi a scelte alimentari più tradizionali ed etiche. È comprensibile, Anna. Ci sono molte altre deliziose opzioni disponibili. Assolutamente, John. Possiamo esplorare diverse cucine che offrono una varietà di sapori. Ottima idea, Anna. Possiamo anche provare alcuni frutti esotici che non abbiamo mai assaggiato prima. Sì, la frutta può essere una scelta rinfrescante e salutare. È un ottimo modo per soddisfare le nostre papille gustative. Assolutamente, Anna. È importante seguire una dieta equilibrata e diversificata. Sono d'accordo, John. È affascinante come il cibo possa essere di per sé un'avventura. Davvero, Anna. L'esplorazione di diverse opzioni alimentari ci consente di ampliare i nostri orizzonti. È vero, John. È un'opportunità per conoscere nuove culture attraverso la loro cucina. Assolutamente, Anna. Il cibo ha un modo per connettere le persone e creare esperienze memorabili. Lezione 18. Ho accidentalmente strappato un bottone sulla camicia. Scusami, Anna. Ho un piccolo problema. Ho accidentalmente strappato un bottone sulla camicia. Oh no, John. Questo è un peccato. È un pulsante che può essere sostituito facilmente?
Sì, è un pulsante standard. Credo di poter trovare un sostituto e ricucirlo. È un sollievo, John. È fantastico che sia un problema minore possa essere risolto. Assolutamente, Anna. È solo un piccolo inconveniente che può essere risolto facilmente. Se hai bisogno di aiuto per trovare un pulsante sostitutivo, fammelo sapere. Sarei felice di aiutarti. Grazie Anna. Apprezzo la tua offerta. Vedrò se riesco a trovare un pulsante corrispondente. Sembra un piano, John. Sono sicuro che sarai in grado di risolverlo in pochissimo tempo. Farò del mio meglio, Anna. Fa sempre bene avere alcune abilità di cucito di base. Assolutamente, John. Essere in grado di gestire tali piccole riparazioni può essere molto utile. Davvero, Anna. È un'abilità utile da avere in varie situazioni. Lezione 19. Li hai provati prima dell'acquisto? Ho acquistato per sbaglio un paio di scarpe troppo strette. Avrei dovuto provarli prima dell'acquisto. Va bene, John. Succede anche ai migliori di noi. Li hai provati prima di acquistarli? Sfortunatamente non l'ho fatto. Avevo fretta e non avevo capito che sarebbero state troppo strette. È sempre una buona idea provare le scarpe prima di effettuare un acquisto. Aiuta a garantire la giusta vestibilità. Ho imparato la lezione, Anna. Starò più attento la prossima volta. È un approccio saggio, John. È importante dedicare del tempo a provare le scarpe e verificarne il comfort. Assolutamente, Anna. Le scarpe comode sono essenziali per il nostro benessere e la salute dei piedi. Non potrei essere più d'accordo, John. Vale la pena investire tempo nella ricerca della soluzione giusta. Davvero, Anna. È un piccolo passo che può salvarci dal disagio e da potenziali problemi futuri. Lezione 20. Hai pensato alla durata di? Ho preso in considerazione un'offerta di lavoro, ma non sono sicuro della durata del contratto. Questo è un aspetto importante da considerare, John. Hai pensato alla durata del contratto e a come è in linea con i tuoi obiettivi a lungo termine? Sì, Anna. Sto valutando i pro e i contro dell'impegno a rispettare una durata specifica. È fondamentale valutare se la durata del contratto è valida per entrambe le parti coinvolte. Assolutamente, Anna. È essenziale avere chiarezza sulle aspettative e sugli impegni. Avete discusso la possibilità di una durata flessibile del contratto con il datore di lavoro? Sì, Anna. Ho avviato una conversazione per scoprire se ci sono margini di negoziazione. Questo è un approccio proattivo, John. Ti permette di trovare una soluzione reciprocamente vantaggiosa. È importante considerare in che modo la durata del contratto può influire sulle tue prospettive di carriera future. Assolutamente, John. Vuoi assicurarti che sia in linea con i tuoi obiettivi e aspirazioni a lungo termine. Davvero, Anna. Prendersi del tempo per valutare la durata del contratto è una decisione saggia. È un fattore significativo che può influenzare la soddisfazione lavorativa complessiva e la crescita professionale. È vero, Anna. È importante prendere una decisione informata che funzioni meglio per la tua situazione.
Assolutamente, John. Il tuo percorso professionale dovrebbe essere guidato da considerazioni ponderate. Sono d'accordo, Anna. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra impegni a breve termine e obiettivi a lungo termine. Lezione 21. Preparatevi e uscite di casa. È sempre bene essere preparati. Assolutamente, essere preparati fa risparmiare tempo e stress. Concordato. Di solito esco di casa alle 7 del mattino. E tu? Parto più o meno alla stessa ora, alle 7:30. È presto. Trovi difficile svegliarti? A volte, ma imposto più sveglie per assicurarmi di non dormire troppo. Questa è una buona strategia. Cerco di andare a letto presto per dormire abbastanza. Il sonno è importante per il nostro benessere. Anch'io gli do la priorità. È fantastico che tu ti prenda cura di te stesso. Preparo le mie cose anche la sera prima. Questo è intelligente. Dispongo i vestiti e preparo la borsa in anticipo. Fa risparmiare tempo al mattino, vero? Sicuramente. Posso semplicemente prendere tutto e andare. Spero che tu abbia una routine mattutina regolare ogni giorno. Grazie, cerco di renderlo il più efficiente possibile. Lezione 22. Piani per il fine settimana. Il fine settimana si avvicina. Qualche piano? Non proprio. Di solito mi piace rilassarmi e rilassarmi. Sembra carino. Anche a me piace passare il tempo a casa. È un ottimo modo per ricaricarsi dopo una settimana intensa. Assolutamente. Qualche volta mi aggiorni sui miei programmi TV preferiti. Lo faccio anche io. È bello divertirsi un po'. Sono d'accordo, è importante trovare il tempo per le attività ricreative. Sicuramente. Che ne dici di te? Hai piani per il fine settimana? Non ancora, ma potrei uscire a fare un'escursione se il tempo è bello. Sembra magnifico. La natura può essere così rinfrescante. Sì, è un ottimo modo per connettersi con l'aria aperta. Ti auguro un weekend fantastico, qualunque cosa tu decida di fare. Lezione 23. Scelte eleganti. Devo comprare dei vestiti nuovi. Spero che ne abbiano di eleganti. Sono sicuro che troveremo qualcosa che ci piace. Sono disponibili molte opzioni. Questo è vero. È importante trovare abiti che ci facciano sentire sicuri. Assolutamente. Vestirsi bene può aumentare la nostra autostima. Sono d'accordo inoltre, è sempre bello aggiornare il nostro guardaroba. È una grande opportunità per provare nuovi stili e tendenze. Non vedo l'ora di esplorare diverse opzioni. Possiamo anche chiedere consigli ad amici esperti di moda. Questa è una buona idea. È sempre utile avere una seconda opinione. Assicuriamoci che anche noi godiamo dell'esperienza di acquisto. Lezione 24. Incoraggiare gli altri. Credo nel dare l'esempio.
Lo stesso qui. Dovremmo incoraggiare gli altri a fare lo stesso. Assolutamente. Le nostre azioni possono ispirare cambiamenti positivi negli altri. È importante sostenere e motivare chi ci circonda. Possiamo condividere le nostre esperienze e offrire indicazioni quando necessario. In questo modo, possiamo creare una cultura della crescita e del progresso. Sono d'accordo, insieme possiamo fare la differenza. Incoraggiamo gli altri a raggiungere il loro pieno potenziale. È una mentalità meravigliosa da avere. Sono felice che lo condividiamo. Lezione 25. Effettuare una prenotazione. Funziona. Puoi prenotarlo per me, per favore? Certo. Completerò la prenotazione per te. Grazie Anna. Grazie per il tuo aiuto. Nessun problema. Sono felice di aiutarti. È fantastico avere qualcuno affidabile come te. Faccio del mio meglio per essere utile ogni volta che posso. Beh, stai facendo un lavoro fantastico. Grazie ancora. Benvenuto, John. È un piacere aiutarti. Lezione 26. Suggerimenti per rimanere in salute. Ehi, hai qualche consiglio per rimanere in salute? Assolutamente. Seguire una dieta equilibrata è essenziale. Cos'altro posso fare? Anche l'esercizio fisico regolare è importante. Quanto esercizio devo fare? Cerca di fare almeno 30 minuti di esercizio al giorno. Sembra fattibile. Qualche altro consiglio? Assicurati di rimanere idratato bevendo abbastanza acqua. Ottima osservazione. Qualcos'altro? Dormi a sufficienza per sostenere la tua salute generale. Cercherò di dare priorità al sonno. Qualche altro consiglio? Evita lo stress eccessivo e trova modi per rilassarti. Questo ha senso. Un ultimo consiglio? Non dimenticare di prenderti cura anche del tuo benessere mentale. Lo terrò a mente. Grazie per il consiglio. Lezione 27. Raggiungere il pubblico di destinazione. Come raggiungete il pubblico di destinazione? Utilizziamo campagne sui social media. Quali sono le piattaforme più efficaci? Dipende dal pubblico di destinazione, ma Facebook e Instagram sono scelte popolari. Come possiamo far sì che le campagne abbiano successo? Creando contenuti coinvolgenti e utilizzando pubblicità mirate. Che ne dici di misurare l'efficacia della campagna? Analizziamo metriche come copertura, coinvolgimento e conversioni. Come possiamo migliorare le campagne? Monitorando e ottimizzando continuamente gli annunci. Ci sono altre strategie che possiamo usare? Anche le collaborazioni con gli influencer e l'email marketing possono essere efficaci. Interessante. Qualche consiglio finale? Rimani aggiornato sulle ultime tendenze e adatta le tue strategie di conseguenza. Lezione 28. Termini del contratto.
Abbiamo ricevuto i termini del contratto. Quali punti specifici stai cercando? Sono interessato ai termini di pagamento e alle tempistiche di consegna. Hai dubbi sui termini di pagamento? Voglio assicurarmi che il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dalla fattura. Sembra ragionevole. E che mi dici del programma di consegna? Ho bisogno di chiarimenti sui tempi di consegna stimati e sulle eventuali penali per i ritardi. Esaminerò questi punti e ti ricontatterò. Qualcos'altro? Sarebbe utile conoscere i termini e le condizioni della garanzia. Mi assicurerò di includerlo nella recensione. Qualche altro punto? Dovremmo inoltre verificare eventuali clausole di risoluzione e procedure di risoluzione delle controversie. Lezione 29. Regolazione dell'ordine. Assolutamente sì, possiamo adattarlo a tuo piacimento. Cosa preferiresti? Fantastico. Allora vado con il curry. Nota. C'è un livello specifico di piccantezza che preferisci? Una piccantezza media sarebbe perfetta per me. Va bene, è di media piccantezza. C'è qualcos'altro? Potresti aggiungere qualche altra verdura al curry? Certo, possiamo aggiungere una varietà di verdure. Qualche cosa in particolare? Mi piacciono i peperoni, le carote e i broccoli. Nota. Includeremo quelle verdure nel curry. Altro? Questo è tutto. Grazie per aver soddisfatto le mie preferenze. Lezione 30. Nuovi smartphone e velocità. Ehi, hai visto i nuovi smartphone? Sì, hanno un aspetto fantastico. Cosa stai cercando? Ho bisogno di un telefono più veloce. Il mio attuale è troppo lento. Capisco. La velocità è decisamente importante. Quale telefono consiglieresti per prestazioni veloci? L'ultimo modello del marchio XYZ ha velocità e prestazioni eccellenti. Sembra promettente. Ha anche una buona fotocamera? Sì, ha una fotocamera di alta qualità con funzionalità avanzate. Perfetto. Che ne dici della durata della batteria? Anche la durata della batteria è impressionante e dura tutto il giorno con un uso regolare. È esattamente ciò di cui ho bisogno. Altre caratteristiche degne di nota? Ha una grande capacità di archiviazione e un design elegante. Sembra il telefono perfetto per me. Vado a dare un'occhiata. Lezione 31. Capacità di parlare. La capacità di parlare è un'abilità preziosa nel mondo di oggi. Sono completamente d'accordo. Una comunicazione efficace apre molte porte. Aiuta nelle relazioni personali e professionali. Assolutamente. Una buona comunicazione crea fiducia e comprensione. Aiuta anche a esprimere idee e pensieri in modo chiaro. Questo è vero. Assicura che il nostro messaggio venga trasmesso correttamente. Inoltre, aumenta la fiducia e l'autostima. Sicuramente.
Parlare bene fa un'impressione positiva. Vale la pena investire tempo per migliorare le nostre capacità di parlare. Sono d'accordo, la pratica e l'apprendimento possono fare una differenza significativa. Dovremmo esplorare le opportunità per migliorare la nostra comunicazione. Questa è un'ottima idea. Workshop e corsi possono essere utili. Possiamo anche intrattenere conversazioni con persone diverse. Sì, questo ci espone a prospettive e idee diverse. Il miglioramento continuo è fondamentale per diventare un oratore efficace. Lezione 32. Esperienza sull'isola. Wow, sembra fantastico. Com'era l'isola? È stato mozzafiato. Spiagge incontaminate e vegetazione lussureggiante ovunque. C'erano punti di riferimento o attrazioni unici? Sì, c'era uno splendido faro in cima a una scogliera. Questo deve aver offerto una vista fantastica sui dintorni. Assolutamente. Potevamo vedere le acque turchesi e le isole lontane. Hai provato attività acquatiche come lo snorkeling o il surf? Sì, ho fatto snorkeling e ho visto barriere coralline colorate e pesci. Sembra incredibile. Mi piacerebbe provare questa esperienza. È stato davvero indimenticabile. La bellezza della natura era al suo meglio. Ora ho l'ispirazione di pianificare un viaggio su un'isola simile. Lo consiglio vivamente. Non rimarrai deluso. Grazie per aver condiviso la tua esperienza. Sembra un sogno. Lezione 33. Pianificazione del pensionamento. Dovremmo avere abbastanza tempo per prepararci alla pensione. Sono d'accordo, vogliamo rendere confortevole questo pensionamento. Dovremmo iniziare fissando obiettivi finanziari chiari. Questo è essenziale. Ci aiuta a rimanere concentrati e motivati. Dovremmo anche considerare il nostro stile di vita e l'età pensionabile desiderata. Assolutamente. Questo ci aiuterà a stimare le nostre esigenze finanziarie. Risparmiare e investire con saggezza è fondamentale per un futuro sicuro. Sì, dovremmo esplorare diverse opzioni di investimento. Ed è importante rivedere e modificare regolarmente i nostri piani. Concordato. Le circostanze possono cambiare, quindi la flessibilità è fondamentale. Dovremmo anche considerare le esigenze sanitarie e assicurative. Sicuramente. La pianificazione delle spese mediche è essenziale. Con un'attenta pianificazione, possiamo goderci un pensionamento senza preoccupazioni. Lezione 34. Controllo delle porzioni. Devo aiutare a controllare meglio le mie porzioni. È una mossa intelligente. Il controllo delle porzioni è importante per la salute. Un altro consiglio è limitare l'assunzione di cibi ipercalorici. Assolutamente. Questi possono contribuire all'aumento di peso. È anche utile mangiare lentamente e assaporare ogni boccone. Sì, questo permette al nostro cervello di registrarsi quando siamo sazi. L'uso di piatti e ciotole più piccoli può indurre la nostra mente a sentirsi soddisfatta. Questa è una buona strategia.
Aiuta a ridurre le dimensioni delle porzioni. Evitare le distrazioni mentre si mangia può anche prevenire l'eccesso di cibo. Sicuramente. Concentrarsi sul pasto ci aiuta ad ascoltare il nostro corpo. E va bene indulgere di tanto in tanto, ma con moderazione. Lezione 35. Hobby. Ehi, qual è il tuo hobby preferito? A me piace leggere. È un ottimo modo per rilassarsi e imparare. Leggere è davvero un hobby meraviglioso. Anche a me piace. Che mi dici di te? Qual è il tuo passatempo preferito? Sono appassionato di suonare la chitarra. È la mia via di fuga. Questo è fantastico. La musica può essere così terapeutica. Sono completamente d'accordo. Mi permette di esprimermi. Gli hobby sono essenziali per la crescita e la realizzazione personale. Offrono una pausa dalla routine e stimolano la creatività. Assolutamente. Gli hobby portano gioia e un senso di realizzazione. È importante dedicare del tempo alle attività che amiamo. Sì, arricchiscono la nostra vita e ci rendono individui più felici. Non potrei essere più d'accordo. Gli hobby sono un tesoro prezioso. Lezione 36. Ristoranti nel parco. Ci sono ristoranti nel parco? No, non ci sono ristoranti, ma ci sono alcune aree picnic dove possiamo portare il nostro cibo. È bello saperlo. Immagino che allora possiamo fare un picnic. Sì, potrebbe essere una bella idea. Possiamo portare panini e snack. Sembra un piano. Mi assicurerò anche di mettere in valigia qualcosa da bere. Fantastico. Sarà una bella giornata al parco. Sono d'accordo, è sempre bello godersi la natura e mangiare all'aperto. Sicuramente. È un cambiamento rinfrescante rispetto al mangiare nei ristoranti. Lo penso anch'io. Inoltre, può essere più economico. Assolutamente. Possiamo risparmiare denaro portando il nostro cibo. Non vedo l'ora. Sarà una giornata divertente e rilassante. Non potrei essere più d'accordo. Godiamoci il nostro tempo al parco. Anzi, sarà un'esperienza meravigliosa. Lezione 37. Rilassarsi a casa. Non oggi. Penso che probabilmente mi rilasserò a casa. Sembra carino. A volte è bello fare una pausa. Sì, sento di aver bisogno di un po' di tempo per rilassarmi e ricaricarmi. Capisco. È importante dare priorità alla cura di sé. Assolutamente. Ci aiuta a essere più produttivi a lungo termine. Hai ragione. Avere un equilibrio tra lavoro e relax è fondamentale. Anzi, ci permette di essere più concentrati ed efficienti. Non potrei essere più d'accordo. Quindi, goditi il tuo giorno libero a casa. Grazie, ne trarrò il massimo e trascorrerò una giornata produttiva. È fantastico sentirlo. Prenditi del tempo per te stesso e divertiti.
Lo farò. Grazie per la comprensione. Lezione 38. Procurarsi la frutta per gli spuntini. Questa è una buona idea. Penso che probabilmente prenderò anche della frutta, come mele e banane. È una scelta salutare. La frutta è un'ottima merenda. Sì, sono nutrienti e deliziosi allo stesso tempo. Assolutamente. Forniscono vitamine ed energia. Sono d'accordo, mi sento sempre bene dopo aver mangiato frutta. È un modo intelligente per soddisfare la tua voglia di dolci senza concederti spuntini malsani. Sicuramente. Inoltre, la frutta è facile da trasportare e da mangiare in viaggio. Questo è vero. Puoi mangiarli come spuntino veloce e rinfrescante. Sono contento che siamo sulla stessa lunghezza d'onda sulla scelta di opzioni salutari. Anche io. È importante prendersi cura del nostro benessere. Assolutamente. Allora prendiamo un po' di frutta e godiamoci i nostri snack. Lezione 39. Atmosfera e accessibilità. Com'è l'atmosfera di quel ristorante? Ha un ambiente accogliente e invitante. È abbastanza piacevole. È bello saperlo. Mi piace cenare in una bella atmosfera. Sì, migliora l'esperienza culinaria complessiva. Sono d'accordo, l'atmosfera può rendere un pasto più piacevole. Sicuramente. Crea l'atmosfera per un'ottima esperienza culinaria. Sembra meraviglioso. Non vedo l'ora. Tuttavia, non sono sicuro dei prezzi. Potrebbe essere costoso. Questa è una preoccupazione valida. Dovremmo controllare prima il menù e i prezzi. Penso che sarebbe saggio. Non vogliamo sorprese. Assolutamente. È importante considerare anche l'accessibilità economica. Sono felice che tu capisca. Prendiamo una decisione informata. Lezione 40. Preferenza del letto. Va bene, prenotiamo una camera d'albergo. Preferisci un letto singolo o matrimoniale? Un letto singolo mi andrebbe bene. Non ho bisogno di molto spazio. Va bene, ne prenderò nota. È un letto singolo. Grazie, apprezzo la tua considerazione. Nessun problema, voglio assicurarmi che tu sia a tuo agio. È molto premuroso da parte tua. Sono sicuro che andrà bene. Sono felice di sentirlo. Avremo una camera accogliente per il nostro soggiorno. Sì, sarà un luogo confortevole per riposare e rilassarsi. Assolutamente. Una buona notte di sonno è importante durante un viaggio. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per esserti occupato degli arrangiamenti. Siete i benvenuti. Voglio che tutto proceda senza intoppi.